Seconda puntata di Musica Fette Off. Oggi siamo nello studio di un amico in quel di Bologna, Mattia Trani. Benvenuto. Ciao a tutti, ciao a tutti. Grazie Ciao. di averci ospitato nel tuo studio. Grazie a voi, grazie a voi. Allora Mattia, abbiamo ascoltato il tuo set, che tra l'altro ti faccio i complimenti perché ballavo mentre te lo registravo. Sì. E ci racconti un po'? Non mi è mai capitato infatti di avere... Ci racconti un po' della selezione che hai fatto? Sì, la selezione è stata ieri pomeriggio, mi sono messo davanti ai miei bei dischetti e ho detto voglio fare qualcosa che di solito faccio fatica a mettere, cerco qualcosa di particolare, qualche disco, non lo so, che può essere electro, con qualche cassa, insomma non la solita 4/4, però la volevo insomma alternare all'house, a qualcosa di più particolare, volevo fare non solo un genere specifico, diciamo, quello che ti piace. Sì, Hai cercato di fare un po' di mischiare quello che è il soul, che collega comunque sia la techno che l'house, però alla fine dei conti nel missaggio poi insomma in generale quando lo vai a proporre si mixa bene. Sappiamo poi che nei locali è abbastanza difficile perché molta gente pretende sempre la cassa dritta per insomma non gode di altre cose, e quindi ho preferito insomma variare in questo tipo di mixato, podcast, come lo vogliamo chiamare. E sì, è stato bello perché sono dischi che faccio veramente fatica a suonare in giro. Ecco, Quindi... perché tu in realtà hai proprio questa connotazione per il pubblico. Tu sei un DJ che fa techno, un produttore che fa techno, ma però in realtà noi ci conosciamo da un po', tu hai una cultura musicale molto abbastanza più ampia, sì. E quindi si fa fatica, cioè perché tu sei un po', quando poi vai fuori ti chiedono un genere specifico, immagino. Ma in realtà dipende dai posti, nel senso, un motivo per cui ho iniziato il live, che sono comunque anche produttore, perché facevo fatica a proporre i dischi dell'album a quello che è il pubblico tradizionale italiano, ma si fa fatica anche all'estero, dico la verità, perché comunque fai una traccia jungle diversa, di ritmi più alti, così non è facile inserirla in un set e poi ripartire tradizionale techno. Quindi il motivo per cui anche ho deciso di fare live, insomma arrangiarmi in altri modi per proporre quello che voglio e per far arrivare magari con un approccio differente quello che può essere suoni live, una tastiera, e intanto hai il campione di quello che è il tuo disco che è uscito, che credo che sia buono insomma per proporlo, altrimenti ripeto non è semplice. E com'è la risposta? La risposta mi sembra buona adesso, poi dipende, varia da quelli che possono essere posti grandi che hanno tanta gente come posti piccoli, e io mi aspetto sempre troppo forse dal club piccolo, cerco di proporre cose diverse più nel club piccolo. Però in realtà secondo me sto cambiando idea, perché si potrebbe anche proporre in una situazione più alla grande. fine è una cosa matematica, no? Dici più gente c'è, più la legge dei grandi numeri. La legge dei grandi numeri, potresti secondo me provare a fare qualcosa, ecco, di particolare. Se no è sempre le stesse cose, cioè, sono d'accordo. Capito? Non... Ecco, bravo, sempre le stesse cose. Tu tu sei un produttore giovane che però ha già alle spalle delle produzioni, collaborazioni insomma con artisti di un certo calibro. Tu come lo vedi in questo momento il panorama musicale? Cosa ti sembra che manchi? Bella domanda, ragazzi. Questo intervistatore, devo dire, ha fatto una domanda interessante. Più che altro c'è già stato tutto, cioè voglio dire, anche se io ritengo di fare musica underground che può avvicinarsi agli underground resistance, a questo genere di Detroit negli anni 90, poi vedi nella critica o molte altre cose che ti vengono a dire ma è già una cosa che è stata fatta, cioè non è niente di nuovo. In realtà non c'è niente di nuovo adesso, ti dico che, cioè, se posso farti un esempio, secondo me recentemente colui che ha inventato qualcosa che non c'era prima è Skrillex, che poi non mi piace il genere, quello che vuoi, però gli puoi riconoscere il fatto che ha fatto un qualcosa, una novità che prima non c'era stata. E attualmente vedo molta monotonia, ma nella monotonia se c'è qualcosa di bello e interessante va bene lo stesso, perché voglio dire, alla fine molti produttori usano le macchine che c'erano negli anni 70, i registratori a nastro che c'erano negli anni 70, i pianoforti acustici, così
Dov'è L'innovazione cioè, l'innovazione sembra essere il quella del ritorno al passato, certo. quindi è un discorso strano, esattamente, però c'è qualità nelle cose che possono essere già state fatte. Voglio dire, produttori giovani, che posso essere io, o altri italiani o altri artisti esteri che fanno anche house music o quello che è, si vede che c'è una ricerca nei prodotti e anche in quello che esce. Quando ascolti un disco è piacevole, non è che dici cos'è sta roba. Vedi che c'è una ricerca, anche se è un qualcosa che è stato 20 anni fa, ma alla fine è una questione di anagrafia. Se io fossi nato negli anni 60 o 70, magari potrei essere stato il pioniere perché ho inventato quel genere all'epoca. Invece, avendo 24 anni, faccio adesso quello che facevano negli anni 90. E Ecco. da italiano, siccome noi comunque storicamente a livello di techno abbiamo avuto dei rappresentanti in tutto il mondo molto forti, come ti sembra che sia diretto il nostro mercato e la nostra tendenza? Secondo te siamo ancora rappresentativi? Siamo rappresentativi, però secondo me non troppo dal punto di vista techno. Voglio dire, secondo me il fatto dell'italo disco, che molti artisti esteri anche ci riconoscono, non so come e perché, cioè voglio dire, tutto il rispetto per l'italo disco, ma gli italiani è da sempre che fanno tutti i tipi di musica. Però ci attribuiscono, secondo me, più una cultura funky e disco. Quindi io vedo anche molti producer italiani, penso a Max Durante, che è un mio amico, lo saluto Max, Ciao Max. che in questo momento è a Berlino, si è trasferito là perché evidentemente gli stava stretto quello che è lo spazio di Roma. Voglio dire, hanno fatto la storia, però adesso è a Berlino e comunque sta seminando e raccogliendo parecchio anche là. Quindi ecco, secondo me io vedo sugli italiani, vedo molto che c'è un rispetto dal punto di vista della musica disco e funky. Sulla techno sì, parlano magari di Leoni Baldi o parlano di Lori D o di Passarani, però vedi che ascoltano solo qualche disco, Sì. non li vedi attivi, capito, a fare serate. È solo un rispetto in un ascolto. Sì, diciamo. certo. Però devo dire che comunque nel set che ci hai fatto sentire qualcosina di funcheggiante c'era, quindi anche tu hai questa contaminazione. Sì, perché dato che ho avuto un'educazione di base tramite mio padre sulla musica nera, sappiamo che comunque la musica nera negli anni 70 è diventata il filone conduttore poi per le successive generazioni, quindi anche quello che è l'electro può essere i primi dischi di Detroit, Derrick May, Underground Resistance, hanno quell'anima che deriva dagli anni 70, quindi a me piace mettere queste cose qua. Cioè, il discorso di prima è che magari è una questione di cultura o diverse culture. Io vedo dei video del Giappone dove mettono dei dischi dove parte un fiato oppure un violino oppure un synth e la gente inizia a urlare così. Qua è la cultura opposta, cioè quando c'è lo stacco e poi riparte col break cattivo, lì Sì, certo. c'è un'infatuazione, ecco, forse è credo due modi differenti di concepire le cose. Diametralmente opposti. Sì. Molti amici che hanno lavorato in Asia, in Giappone, parlano proprio di un mondo a parte. Mondo a È parte. facile anche vedere proprio dal tipo di risposta del pubblico. Sì. Devo dire che però a livello di house e techno sono molto forti. In Giappone c'è una cultura. Non vedo l'ora di andare. Io disegnavo manga prima di insomma di fare musica così, quindi sono sempre stato. Quindi è una cosa che. Ma io leggo i manga tutte le settimane, quelli che escono dal Giappone, che li ritraducono, sono proprio malato di quella cultura lì. Infatti sarebbe da andare. Però tipo una cosa strana è che sì, c'è questa cosa che gli piacciono insomma le melodie. Però per esempio amano quella che è anche l'ambient, quello vero. che è la sperimentazione. Vedi Labyrinth, Dozzi è un dio là, quindi salutiamo pure Donato Dozzi, e lui va sempre ogni anno e da quello che vedo, insomma da quello che percepisco, vedo che c'è anche, vabbè, c'è comunque cultura, quindi anche la sperimentazione là piace molto, ecco. Ma, devo dire che io credo che da noi siamo un po' vittime del fatto che abbiamo avuto tanto dal punto di vista sì, elettronico, quindi sì. dopo diventa difficile entusiasmarsi per una novità. Sì, però comunque ripeto, quello che c'è
quello che sia i produttori che i DJ propongono e sia quello che c'è a livello qualitativo di serate, credo sia super positivo, perché è meglio avere tante cose che non avere nulla. Infatti mi dicevi che qui, ad esempio a Bologna, ci sono tante Sì, realtà ci sono realtà, interessanti. sì, ma comunque vedi, io il fatto è che rimango in Italia e mi chiedono perché non vai a Berlino, perché non vai a Londra o ad Amsterdam a vivere, è perché io sto bene qua, ti dico la verità, a parte cibo, tradizioni e quello che vuoi, però si lavora in Italia, voglio dire, c'è Quindi è un mercato. approccio positivo. Sì, 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 poi questo fatto della musica, di cosa c'è di nuovo o non nuovo, si sa che è così, però io sono assolutamente positivo, cioè nel senso sono molto contento di quello che c'è, sia dal punto di vista delle realtà, sia perché ci sono vecchie organizzazioni che nuovi giovani che vogliono fare delle cose interessanti. Quindi sono contento, voglio dire, cioè si può migliorare, ma per esempio mi è capitato di andare in Austria a fare il live e non c'era tanto, cioè mi aspettavo di più, ti dico la verità, sono stata a Vienna, quindi è una città grande, Sì. poi sì, ci sono realtà di personaggi che ci sono da tanti anni di qua e di là, ma mi viene da dire che Bologna, che credo sia più piccola di Vienna, Sì, direi di sì. sì, ci sono molte più cose a Bologna, ma sia sulla techno che sul funky, che sui concerti, che sulle gallerie d'arte, quindi in generale. Beh, no? sì, noi probabilmente subiamo molto questo approccio Per italiano del lamentarci sempre. Sì, esatto. Esatto, però in realtà non c'è da lamentarsi per niente, perché in realtà ci sono tante cose, per fortuna. No, beh, assolutamente. Non E, dimentichiamoci quanti DJ vengono a suonare qua. Bravo. voglio dire, quanto stanno bene quando vengono qua. tu cosa... in realtà tu adesso hai cominciato a lavorare con un'agenzia, quindi sei un po' dall'altra parte, sei la guest in molte situazioni. Sì. Noi veniamo da un'epoca in cui in Italia il resident è andato sparendo. Dopo ci ricolleghiamo anche al discorso. Esatto, perché è importante. bravo, Sì. per lasciare lo spazio alla guest. Tu vieni appunto da una cultura, tuo babbo è stato uno dei DJ più importanti d'Italia, in un mondo che però è sparito. Sì, perché si è globalizzato semplicemente, quindi tutto è diventato più grande, quindi vuoi o non vuoi, può essere un aspetto positivo o negativo. Adesso sono le agenzie, voglio dire che cioè una volta non esistevano le agenzie, cioè uno era l'imprenditore di se stesso, parliamoci chiaro. Adesso può essere utile perché comunque l'agenzia ti deve tutelare siccome tutti hanno tutte le possibilità del mondo di fare qualsiasi cosa. Una volta, prima di fare una festa, dovevi essere una persona seria, organizzata, avevi un profilo, determinate cose. Oggigiorno sia fare musica, sia organizzare serate, puoi essere Pinco Pallino, uscire di casa ed esserlo. Quindi l'agenzia su questo lato può aiutarti comunque a fare le cose in maniera professionale. Poi su altre cose può essere il fatto anche che magari le agenzie abbiano inflazionato quello che può essere il prezzo di questi DJ che adesso sono diventati superstar, no? Perché una volta non erano superstar, voglio dire. E adesso, cioè, sono come delle rockstar. Quindi sono proprio cambiati i tempi. Anche il discorso che facevi tu degli ospiti, cioè fu uno dei primi, anche mio padre, a essere chiamato a Firenze, a Cortina, quando lui era di Roma, perché c'era la mentalità che il DJ era solo quello del locale, solo resident. Quindi in realtà fu inventato poi negli anni 90, poi si è globalizzato come il resto, come la moneta, come cioè un sistema, credo che progredisce, va avanti e non si ferma. Tra l'altro, sì, in teoria è così. In teoria. Tra l'altro ho letto una curiosità poco tempo fa Sì. di qualcuno che ha fatto i conti di quante persone ha fatto ballare tuo padre e si parla di decine di milioni. Cioè Sì, un 6 numero- milioni sì, forse, quasi, tipo, era una sì, quantità c'era nella biografia, sì. incredibile. Sì, non so come sia possibile. Forse avevano il contatore. Quello hanno fatto dei una concerti, statistica beh. degli anni di carriera Sì, sì, delle sì. persone, sono numeri che sono Pazzeschi, pazzeschi. Mi ricordo che una volta mi hai raccontato un aneddoto che mi era piaciuto molto, cioè sui primi inizi, no, di quando cominciavi a mettere dischi, Sì. e tuo padre ti ha insegnato alcune cose e poi ti ha detto devi fare tu. Sì, allora il primo insegnamento mi ricordo che fu. Allora, non iniziai con i vinili, iniziai con i CD
e furono i primi Pioneer, non i 100, quelli prima, i 500S che si aprivano sopra, tipo Lamborghini, e quindi iniziai così, mixando delle compilation. Una volta iniziato a cercare di capire come si usava il tempo, insomma, poi le strumentazioni erano diverse. Erano diverse, certo, cioè, non c'erano certo. i 2000. No, chiaro. E mi disse: prova a mixare lo stesso disco insieme. Da lì, quando riuscì a farlo, mi disse: bene, ora arrangiati. Ma in che senso arrangiati? Perché è come andare in bicicletta, quindi voglio dire. Adesso che hai imparato quella cosa lì, devi trovare la tua strada, il tuo tipo, modo. I vinili non sapevo nulla. Mi ricordo che andammo da disco più a Riccione. Mi disse: questo è il vinile. Mi faceva vedere solo le cose, i funzionamenti. Quindi pigiare il tasto, mettere la puntina sopra, poi il resto tutto a mano libera, perché è così, capito? Non c'è una... No, tutto, voglio dire, anche una perché cosa... altrimenti avresti copiato lui e non aveva senso. Capito? Ognuno, infatti il bello di questo mestiere è che ognuno, voglio dire, ha il proprio stile, la propria maniera di mixaggio, la propria maniera di selezione. Il mondo è bello perché è vario, quindi è giusto comunque, voglio dire, fare da sé. Secondo te, tu che l'hai vissuto, secondo te qual è stata l'innovazione o la novità o la cosa che ha portato tuo padre nel mondo del DJ da dentro? Tu che l'hai vissuto come personaggio anche. Ma un'altra domanda difficile, dunque, sicuramente una grande presenza sia a livello personale che a livello artistico. Perché quando suonava lui, non lo so, mi venivano i brividi, ma non perché era mio padre, perché vedevi che era un tipo di artista che sicuramente nascerà forse fra 100 anni, capito? Quegli artisti tipo Mozart o Bach, approcciato però nella musica elettronica. Sì, perché poi in realtà lui ha fatto... Quindi ecco, poi mi piaceva perché era molto interessato a trovare nuove tecniche, a trovare soluzioni, fare qualcosa che gli altri non facevano. Io su questo ho ereditato su un altro punto di vista, ti spiego meglio. Tipo lui, essendo DJ puro, sperimentava per esempio sul giradischi, metteva delle cassette sopra, metteva il disco, metteva la puntina al contrario e lo faceva girare in reverso. Oppure, sai, lo fa anche Carrie Chandler, adesso lo facevano gli americani, toccare la puntina o soffiarla, fischiettare, fare delle cose che adesso un po' si sono perse perché ci sono tante strumentazioni. Io mi piace avere lo stesso tipo di approccio. Per esempio quando facevo i DJ set utilizzavo le drum machine. Quindi ok, lo faceva Mills negli anni 90, quindi non ho inventato niente, giustamente. Però mi piace questo tipo di approccio perché fai un qualcosa che gli altri non fanno. Cioè non per far vedere che io so fare, ma perché magari non sono contento e voglio aggiungere qualcosa. Sto mettendo 2 dischi, metto una cappella e metto una cosa e gli faccio il ritmo magari con la Roland. Poi ho intrapreso il live e quindi non riesco più a fare 1000 tipi di performance. No, però ecco, la cosa che mi piaceva di mio padre era il tipo di approccio nelle cose, perché lui comunque era puramente DJ. Io poi sono nato musicista e lui mi disse: vai a suonare il pianoforte, devi imparare la musica, studia, perché lui non la sapeva, non sapeva le scale, non sapeva delle cose tecniche, teoriche, però aveva un senso della melodia che altri DJ non avevano. Quindi poi in studio era come se fosse un musicista, un grande innovatore, credo. Però questa cosa nello scoprire sempre qualcosa di nuovo, secondo me era la cosa più importante. Sì, perché poi si perde, no? Nel tempo. Sì. Cioè, anche se fai il DJ da 40 anni, voglio dire, ti rompi i coglioni, scusate il si termine. Si può dire. E invece, nonostante quello, cioè, per dirti, molti che hanno iniziato a suonare coi dischi, vedi ai tempi negli anni 70 che contavano le battute con l'orologio, non c'era il pitch, mi viene da dire che molti DJ di quell'epoca rimangono a suonare coi dischi e stop. Invece lui era interessato dalle nuove tecnologie, era interessato da quello che può essere il computer, da quello che può essere, voglio dire, gli STEM, questi nuovi tipi di cose che non c'erano. Ed è fondamentale, perché non si può rimanere lì. Poi vuol dire essere interessati, ma magari poi ti può anche non piacere. Però almeno sai di cosa si sta parlando.
capito? Certo. Cioè è sempre riscoprire, è fondamentale. Sono d'accordo. Tra l'altro, appunto, lui è stato anche oggetto di varie riscoperte, perché poi è uscito il documentario che poi di 2 anni fa è quello. Giusto? Sì, 2 anni Più fa. anni fa. 2 anni fa. E adesso recentissimo il libro, che è Eccolo, questo. Anni Vanillici. È uscito il 27. Sì. Che giorno è oggi? Non mi ricordo più. È il 2. È il 2. Madonna, già il 2 già il ottobre. 2. Sì, questo insomma è un libro che ha scritto Corrado, che riprende, diciamo, quelli che sono i concetti di Strani Ritmi. Allora, Strani Ritmi, non so se lo sai, però l'origine di Strani Ritmi, che è quello che è il documentario, in realtà doveva essere il documentario di I Love the Nightlife, che fu il primo libro che scrissero insieme loro, che raccontava tutte quelle che erano le situazioni negli anni 70 e 80 e si concludeva con gli anni 90. Il fatto è che le interviste di questo video furono fatte prima della morte di mio padre, perché doveva diventare I Love the Nightlife, il documentario e film. Poi successe quello che successe, quindi estrapolarono quelle interviste che, cioè, i commenti positivi, quelli che erano gli elogi, il rispetto che c'era verso papà, c'era a prescindere dalla morte. A prescindere, e infatti certo. Noi l'abbiamo sottolineato alla fine del documentario, perché Sì, perché se dopo sembrava l'elogio, no? apposta, Sì, chiaro. capito? Invece quelle interviste sono state fatte nel 2011, quindi vuol dire che insomma il rispetto, quello che era la carriera dal punto di vista di tutti, Era già così era consolidato. già così verso papà. E quindi questo libro qua riprende, diciamo, i concetti di I Love the Nightlife e di Strani Ritmi, però è stato scritto adesso, quindi è un libro un po' più personale, un libro un po' più emotivo, sai, prima erano vari elenchi di club, perché giustamente devi spiegare le realtà, certo. Quindi devi scrivere quello che era il genere, i vari locali che erano milioni, sì, all'epoca erano tantissimi, cioè anch'io non me li ricordo, sì, me li sono studiati, però erano talmente tanti che questo invece è un po' più emotivo personale, sai, perché Corrado era il migliore amico di papà, però era un tipo di amicizia particolare, in questo libro lo spiega, nel senso che si sono persi per un periodo, poi si sono rincontrati e quando si sono rincontrati non si sono più lasciati da un certo punto di vista, quindi possiamo definire il libro come un percorso parallelo fra papà e la carriera di Marco Trani e la carriera di Corrado Rizza. Quindi racconta il periodo di Roma, gli anni 60, 70, che cosa c'era, anche delle cose sociali che io non conoscevo. Beh, quindi è importante. E quindi inizia con la carriera di Corrado, poi racconta Corrado che andava in giro nei locali, incontrò papà che già all'epoca comunque era abbastanza importante perché suonava l'Easy Going ed era molto esclusivo come club, gli portava i dischi, perché andavano nei negozi dischi, portavano i dischi ai DJ e da lì si incontrarono e poi li vedi qua insieme, che insomma sì, una bella amicizia, capito? Una bella amicizia. Allora, diciamo dove si trova questo libro? Questo libro si trova nelle librerie, un po' sparse in giro per l'Italia, online. Non sono esperto di librerie, dico no, la d'accordo. verità. Infatti io non leggo molti libri, però devo dire che questo l'ho letto velocissimo, si legge molto, è molto veloce, sì. Perché io mi annoio in poi generale. Quando uno è appassionato del genere è facile, capito? Certo. Infatti l'ho letto una volta in aereo, una volta in treno, proprio tranquillo. Sì, si trova nelle librerie e poi io l'ho comprato online, quindi lo trovate anche online. Sì, volevo citare un passo sembra la Bibbia. Questo riguardo infatti alle innovazioni e alle tecnologie. All'Easygoing Marco finalmente aveva dei giradischi digitale Technics SL 1510. Nello slang dei DJ italiani i giradischi si chiamavano anche piatti. Gli SL 1510 erano una vera innovazione, incredibile, attrazione diretta, il rinascimento dopo la preistoria. I Lenco L75 del salotto di Roma erano a puleggia e non li smuovevi neanche a morire. Dovevi seguire la velocità accompagnandoli con le dita. Con i nuovi Technics invece il tempo dovevi trovarlo tu, con le tue orecchie, non con le dita, che adesso sembra una cosa... Sembra una banalità, è vero. Premere un pulsante sul telecomando. Siamo abituati. Molti DJ scrivevano le battute sui dischi, i cosiddetti BPM, ma lui non l'ha mai fatto. Oggi molti ragazzini che facevano i DJ si affidano alle battute che ti scrive il CD player e non usano più le orecchie. Sono un po' come gli studenti che usano la calcolatrice e non conoscono le tabelline o come chi usa sempre il navigatore e non conosce più le strade. Il cervello alla fine si atrofia. È vero.
È vero. Infatti sono piccoli passi, piccole cose, Sono piccoli aneddoti, concetti però che secondo me anche per le generazioni nuove, quelle che possono essere la mia, sono fondamentali, voglio dire. ci danno più che altro, ti danno un Una contesto, guida anche. sì, e ti fanno capire che quello a cui siamo arrivati adesso non è stato tutto così dall'inizio, Esattamente. è molto bello. Quindi consigliamo questo libro, leggetelo ragazzi, non perché è il suo babbo, perché semplicemente perché è cultura, ed è importante. fa bene al panorama. E, chiudiamo questa bella intervista con alcuni concetti che riguardano poi dopo la tua vita come DJ, non solo, perché tu sei un produttore e poi hai la tua label, Sì. che oramai quanti anni è che è attiva? Sono quasi 5 anni. Quasi 5 anni, tante release in vinile, Sì. tanti artisti importanti e comunque tutto sommato, cioè, voglio dire, è un borderò di tutto rispetto. Sì. Tu adesso quali sono i tuoi progetti per il futuro con la label? Con la label, allora, voglio tornare a fare meno vinili, perché adesso col fatto che sapete il boom, ci sono usciti articoli del fatto che è tornato il vinile. Di conseguenza, tornando il vinile, sono tornate molte ristampe di dischi vecchi rock. I Led Zeppelin, i Deep Purple, Il perché gruppo le major- preferito rock, Sì, li adoro. Sì, assolutamente. Però qual è il problema? Che ristampando, cosa succede? Ci sono pochi stabilimenti che producono e quindi code infinite. E non si capisce più niente, perché adesso vedo tante etichette, perché in realtà quando tu esci col prodotto fai la prima release, magari solo vinile, dai un tipo di progetto underground, no? Poi fai la seconda, poi fai la terza, poi fai la quarta, magari vanno bene. Quando arrivi già alla 10ª, alla 15ª, alla 20ª, è lì la difficoltà, perché la gente si perde il catalogo, non riesce a seguire. Per esempio, io ho aperto il mercato, l'ho aperto anche al digitale e a quello che è lo streaming, perché sarebbe un suicidio non farlo. Voglio dire, all'inizio va bene, sei underground così, però devi dare le possibilità a tutti. Quando è uscito il mio album, io volevo che i miei amici lo ascoltassero in macchina, perché, diciamoci la verità, comprarsi il giradischi... Non potevi dire, oh ragazzi, compratevelo il giradischi, Capito? perché... No, gliel'ho detto, però però nel senso Ma è ha importante, funzionato. sì, cioè ormai quando le cose vanno, quando ci sono delle realtà, le devi cavalcare l'onda, voglio dire, quindi credo che produrrò meno dischi dal punto di vista dei numeri, cercherò di fare un prodotto un po' più underground, essere meno major, no? Perché alla fine sì, diciamo, quando tu fai 300 copie va bene, ma dopo ti puoi incasinare, quindi vorrei ritornare a fare un po' più, insomma, un po' più di nicchia, Certo. dal punto di vista vinilico, Certo. e poi comunque gli dai un mese al cliente, tanto lo sai che in quel mese o te lo compri in quel mese oppure Oppure è difficile è che te lo difficile. ricomprino, e poi dopo aperto al digitale e allo streaming, quindi dopo ci È sono un po' tutte quello le... che dicevamo prima della cultura che ti ha lasciato tuo padre, no? Di Sì, avere l'apertura verso... assolutamente, perché essere chiusi non, anzi è controproducente, Sì, credo. sì, Sì. sono d'accordo. Quindi vabbè, insomma, però continuiamo a lavorare. Continuiamo a Pushmaster lavorare, continuerà. sì, con artisti nuovi, chiaramente cercherò, a me piace anche ascoltare musica, non produrre quello che sono solo io, quindi anche altre cose. Certo. E il prossimo Pushmaster sarà di un coreano che non si sa niente, non è mai uscito, è una cosa esclusiva. Va bene. Quindi una cosa super techno, veramente tanto techno, rave, veloce, cattiva, però interessante, e ho deciso di produrlo. Poi probabilmente farò i remixes dell'album che è uscito a maggio, però con calma un attimo, perché sono un po' impegnato con le serate in studio, quindi è un po' difficile È difficile regolare incastrare tutto. sì. Però adesso ho dato il compito alla mia donna di fare questo, perché abbiamo una label pure insieme, non so se lo sapevi. No. Dopo ti do il disco pure. Molto bene. Che si chiama Pareidolia, che lei è una matta per i Kraftwerk, così pensate, siamo andati al concerto di Kraftwerk insieme a Lione, e poi è molto bello anche condividere queste cose. Sì, È assolutamente. quasi impossibile, voglio dire, quindi è già una fortuna per Poi me. con la vita che fa un DJ, gira, insomma, se hai qualcuno che ti supporta. Sì, quindi ti abbiamo aperto una label insieme, chiaramente sai, è un po' difficile produrre, voglio dire, dal punto di vista anche economico, lo dico senza chiaro. problemi, cioè ci Certo. vogliono i soldi per produrre e non si guadagna tanto, quindi siamo un po' in stand by, ecco, però adesso gli darò pure anche a lei la direzione, perché comunque ci sa fare, quindi
sa cosa deve fare, altrimenti se devo fare 15 cose, purtroppo io ho il difetto che non riesco a fare 15 cose insieme. Ma penso nessuno, almeno Vabbè, se vuoi farle non lo bene, so, no. gli altri, quello che sono io è così. Però comunque sicuramente ogni 4 mesi, quando c'è da esserci, io ci sono, nel senso il disco è lì, è piazzato, compri o non lo compri, c'è. Nel senso, musica la spingi, la fai. Cioè, sei presente, Sì, deve certo. essere così. No, è giusto, la presenza, devi avere la costanza di rimanere anche per i tuoi fan, perché se Sì, sparisci sì. poi alla fine, oggi è un mondo troppo veloce, È vero. troppo Vero, veloce. vero. E Mattia, i prossimi appuntamenti invece tuoi come DJ, dove veniamo a vederti? Ad Amsterdam, volete venire? Faccio perché come no? Jack Master, vi Abbiamo un pago il invito volo. per Amsterdam. Sì, sarà ad Amsterdam il 20 ottobre e sarà un evento fighissimo, non te ne ho parlato perché è in una galleria d'arte Oh, wow. di pomeriggio e c'è il Abdullah Haq, che è colui, quel che ha inventato gli artwork di Underground Resistance, di Trasmat, di Drexia, e lui dipinge dal vivo un quadro. Figata. E mentre dipinge io metto i dischi. Wow. Quindi prima volta, una cosa particolare, sarà figo. Molto bello. Poi sì, farò un'altra data ad Amsterdam in un club, e poi il 22 a Ribbon con DJ Bon, che è un altro artista di Detroit molto forte. Poi Napoli, poi Riccione. Via, Puerto diciamo Rico, che vado a Taranto. da ottobre fino a ottobre riparti. Sì, riparto in Definitivamente. grinta. Ma meno male, perché Certo. così sti giorni posso fare un po' di musica, se no Non hai tempo. non ho tempo ed è difficile, perché sì. io non riesco a fare tipo, non so, dal lunedì al mercoledì e poi devi partire, andare da qualche... Sì. Faccio Fai fatica. fatica. Anche i progetti, cioè faccio dei progetti ma tendo a chiuderli presto, non lascio le cose lì, dopo 2 mesi li riprendo, se no ho la testa da un'altra parte. Vabbè, è un modo capito? di lavorare, c'è chi è in grado di riaprire un Chiaro. progetto a distanza di anni e lavorare, c'è chi invece deve chiuderli, io sono d'accordo. Sì, dipende, Dipende ecco. un po'. Ma vabbè, dai, insomma. Però dai, avrò un paio di settimane per Ancora per concentrarmi, fare qualcosa concentrarti. in studio, sì. Bene. Sì. Mattia, è stato un piacere e sono sempre contento di venirti a trovare perché poi mi racconti sempre degli aneddoti su tuo padre, insomma, Sì. Anch'io sono ascoltiamo un po' di cose che hai fatto, quindi è sempre bello. Sì. E, grazie ancora, salutiamo tutto il pubblico di Musica Fette. Musica Fette, grazie mille. Grazie a te Mattia. Ciao.